Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, è notte fonda e il mio animo è inquieto. E allora cosa fa un artista quando ha l'animo inquieto? Crea, affinché la sua opera possa essere messa a disposizione di tutti. O meglio, gli artisti, i grandi artisti dell'antichità, creavano perché l'arte era l'unica forma che li portava a Dio. E allora io utilizzo la mia arte affinché possa connettermi sempre di più col Supremo, che vive in ogni cosa con la quale entriamo in relazione, in ogni immagine che viviamo della nostra quotidianità. È il Supremo, è il Divino, è la nostra anima che si palesa a noi. O come direbbe nel mito di Amore e Psiche, è il Dio amore, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 12, è il Dio amore che si palesa a te nella forma di tante immagini che ti accadono durante la giornata, affinché tu possa superare i tuoi attaccamenti e le tue paure per realizzare che è amore lì con te e vederlo e toccarlo nuovamente. Allora, questo è un messaggio per il collettivo e sento che, perché quello che sono io sei tu, siamo tutti noi. È necessario e impellente in questo momento che noi ci affidiamo con coraggio, che noi decretiamo, prendiamo ferma risoluzione di essere all'altezza delle nostre immagini, di essere all'altezza di ciò che stiamo manifestando, di ciò che manifestiamo quotidianamente, di ciò che la nostra anima si fa portavoce attraverso gli eventi che viviamo. E quindi prendo ferma risoluzione di esserne all'altezza. Questo prendere risoluzione, ferma risoluzione di essere all'altezza delle nostre emozioni, ci permette di nutrire l'anima, perché l'anima si nutre di emozioni, di pathos. E fin quando non si è ben nutrita, ti ripresenta le stesse emozioni, fino a quando poi, da ben nutrita, passerà ad altre emozioni, di altra natura. Allora siamo una grande famiglia e la nostra forza, la nostra unione è più forte di quanto si possa immaginare. La nostra presenza sul piano astrale, tutte insieme, è la forza più potente che supporta migliaia, 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 migliaia di persone nel mondo. Ecco, questo è un appello a prendere ferma risoluzione di darsi completamente alle proprie emozioni. Allora, una nostra sorella mi ha chiesto di approfondire di più il tema del fatto che quando tu sperimenti più dell'asticella, no? Quanto l'asticella è così, quanto tu più sperimenti emozioni forti, fortissime, che possono essere dolore, rabbia, frustrazione, invidia, gelosia, tristezza, impotenza, quanto più sperimenti queste emozioni, l'asticella dall'altra parte sarà sempre più ampia, no? Fino ad arrivare a gioia suprema, amore incondizionato. Se noi abbiamo paura invece di sperimentare emozioni profonde, potenti, allora l'asticella sta qui e sperimenteremo poca gioia, qualcosa di più superficiale. Allora ecco, questo darsi alle emozioni più profonde è tutto l'opposto del pensiero positivo americano, cioè che è una grande bufala, no?
perché la vita è emozione, ma siccome siamo nella dualità, la dualità, siamo incarnati in un sistema duale, no? Laddove c'è una cosa, c'è il suo esatto opposto. Laddove c'è negativo e positivo, no? Che non è giudizio negativo e positivo, come la fotografia, negativo e poi c'è la foto, c'era, vi ricordate i rullini? Ecco, voglio dire questo, non c'è molto da dire su questo, il senso è proprio che più ti dai alle tue emozioni profonde, più immancabilmente, irrimediabilmente, indissolubilmente, tu vivrai l'esatto opposto. Come ti dai alle emozioni lunari profonde, ti darai allo stesso modo le emozioni solari. Siamo sole, luna, luce, d'ombra, visibile, invisibile, maschile, femminile. Questa è la dualità. Quindi non rifugire da emozioni potenti e forti, ma darsi e stare lì, darsi e stare lì. Lasciare che la natura, che sono le emozioni, gli dei sono le emozioni, facciano il loro corso senza ostacolarli, perché se tu li ostacoli, se provi minimamente a ostacolarli, come con l'analisi, col giudizio, o a distrarti, ti ritornano triplicate, sarà ancora più difficile, no? Accoglierle. E questo è il senso, l'umanità in questo momento, io, tu, tutti noi, abbiamo bisogno di darci, di darci. Ed è un momento, questo momento storico in cui, anche se va tutto bene all'esterno, no? Allora cosa accade? Dentro di te arrivano immagini, samskara si chiamano, impressionanti della tua vita, uno dopo l'altro, perché la sollecitazione aumenta, perché la terra e la natura che sta aumentando di vibrazione e i nostri corpi sottili vogliono liberarsi da quelle zavorre di ignoranza, di inconsapevolezza che non permettono l'ascesa. E quindi è una sollecitazione dopo l'altra. Quindi ehm, ehm, il pensiero positivo americano è una grande farsa. Perché? Perché è nevrotico, è nevrotico. Il pensiero positivo è nevrotico. La vita è emozione pura, ma come sperimenti la gioia, sperimenti anche la tristezza. E quando noi diciamo ma oh meraviglia, quando arriva qualcosa di molto potente, pesante per esempio, diciamo ma oh meraviglia, non significa che sto esultando di gioia e mi sto sbragando, che figata pazzesca, in modo nevrotico. No, dico ma oh meraviglia, perché quando entro nella meraviglia è lo stato dell'estasi. Quando entro nella meraviglia, entro nell'entusiasmo, che non significa esaltazione, l'entusiasmo, deriva dal greco enteos, che significa essere in Dio. Essere in Dio significa accogliere l'evento che è un Dio e non significa esaltazione, significa sperimentare l'entusiasmo, cioè l'essere in Dio in quello che ti arriva. Quando non sei in Dio nelle emozioni giudicate dalla mente negative, vieni asfaltato e l'asticella rimane sempre poca. Cioè, se non sei in Dio totalmente nelle emozioni più profonde e lunari, quando arriva la gioia, tu non puoi andare nella gioia totale, nell'amore incondizionato, non ce la fai, è impossibile. Devi sperimentare a poco, rompere quella diga della mente che vi ho spiegato nel video Magia Pratica 1 e Magia Pratica 0, a poco a poco, a poco a poco. Quindi, siccome siamo tutte noi, siamo distinte sì, ma non separati,
Allora io sento quello che voi sentite attraverso quello che voi attraversate. E, e del mio tormento ne faccio arte. Io sento il tormento umano dentro. In questo momento storico è pazzesco, fenomenale, cioè è il mio tormento personale che può essere per me, per le immagini che la mia quotidianità mi passa, personali, eccetera. Il mio tormento personale non è il mio tormento. Io non esisto come individuo. Io non esisto. L'individuo è una costruzione mentale, una costruzione dell'ego. Non esiste. L'ego muore. Ok? L'anima no. Quindi io non esisto in qualità di individuum. Io esisto come una coralità di forze che fa parte delle tue forze, delle forze di lui, delle forze di lei. Io esisto come una coralità. Come direbbero i buddisti, tu sei il mai nato e il mai creato. È tutto come se fosse vero. È un sogno la realtà. Un sogno, come diceva James Hillman, come diceva Jung, ma come diceva prima eh, tanti maestri sciamanici. Devi ripeterti sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, sto sognando, fino a quando il sognatore del sogno non si risveglia. Allora partiamo dal presupposto che tu in questo momento hai tutto ciò che ti serve. Il Dio amore, come nel mito di Amore Psiche, ti sta dando tutto quello che ti serve. Quando è che stai male, che rivendichi contro il mondo, contro le situazioni? Quando non vedi amore in quello che hai. Quando inizi a vederlo, tu inizi a vedere la bellezza in ciò che hai. E questo inizialmente lo puoi capire, no? Con la mente, ma quando la conoscenza da intellettuale diviene conoscenza automatica, come diceva il grande maestro Sri Aurobindo, potere automatico, allora tu sei quella cosa. Tu non sai quella cosa, tu sei quella cosa. Quando sei quella cosa, allora cambia tutto. Tu hai esattamente tutto quello che ti serve in questo momento, però non lo vedi. Ecco cosa significa ritrovare amore. Quando vedi che hai tutto quello che ti serve in questo momento, allora tu ritrovi amore, come il mito di Amore Psiche. E amore ti inonda della sua grazia. È un colpo di lampo. E allora voglio vedere cosa ci raccontano questa notte le carte a questo proposito. Vediamo un po'. Sapete perché il dolore è tanto in questo periodo storico? Perché siamo una civiltà che è abituata a scappare dalle emozioni potenti e quindi, come vi ho spiegato in questo caso invece nel video Maggio Pratica 9, il Dio tanto temuto, è una civiltà di vittime, perché la vittima chi è? Colei che non è consapevole dell'amore del divino, che si protegge, non è prospera e quindi c'è molta sofferenza perché si scappa dalle emozioni potenti, che possono essere quelle più profonde, quelle lunari, quelle dell'invisibile, il regno octonio sotterraneo, e scappando dall'invisibile scappi da una fetta del tuo potere. E quindi ecco perché c'è un risveglio, un'accelerazione di coscienza, un risveglio molto potente che include una grande dose di coraggio, ok? Di coraggio.
Vediamo cosa ci dicono queste. L'intelligenza. Superamento dei dispiaceri, guarda un po'. Sii positivo e gioioso. Abbiamo appena detto il pensiero positivo, una grande stronza. Se dovessi scriverli io questi oracoli, sii positivo e gioioso, è proprio come ti ho detto prima, Emao, meraviglia, stai nel Dio, stai nell'emozione. E questo ti fa superare il dispiacere. Usa la pazienza per superare gli ostacoli. Ti viene donata intelligenza divina. E infatti nello yoga sciamanico si dice che non c'è libertà senza immobilità, e questo lo sperimentiamo durante le meditazioni a gambe incrociate, profondissime meditazioni, lunghissime meditazioni, totalmente immobili. E ogni sentimento che ti viene di prurito, dolore, gamba, ginocchio, piede, spalla, eccetera, ecco, sono paure della mente quelle. Allora più tu stai fermo, immobile, mentre tu senti dolori, fastidi, eccetera, quanto più riesci a resistere, ecco che fai un piccolo squarcio su quella diga della mente. Poi magari ci ritorni il giorno dopo e riprovi, ricominci, 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 fin quando quella diga, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 0 e 1, non si spacca. Non c'è libertà senza immobilità. E quindi usa la pazienza per superare gli ostacoli. La pazienza è l'opposto dell'ansia, no? Ciò non vuol dire che non devi sentire il tormento interiore, perché è una fucina alchemica il tormento interiore, è un fuoco alchemico il tormento interiore. E l'intelligenza divina che ti viene donata ti dà il coraggio, ti dà quel coraggio. Ok, vediamo ancora. Mettiamoci gli Osho Zen. Il silenzio, vedi, questa è una carta bellissima corrispondente alla stella degli Osho Zen. Il silenzio è proprio quel silenzio quando la tua mente parla. Guardare come testimone la mente che parla e chiacchiericcia, e tu essere un testimone. E questo porta la fede negli eventi. La stella è la fede negli eventi. Qua abbiamo un peso, dei pesi che ci portiamo addosso, no? Guardate un po' come si guardano queste carte qua. Qua c'è la meditazione, il silenzio, l'essere... non c'è libertà senza immobilità, e qua c'è una persona gravata dal peso di queste figure, no? E questo è la mente. Quindi più riesci a stare connessa nel silenzio, nonostante il chiacchiericcio della mente, perché l'umanità sta vivendo questo, sta vivendo proprio questo adesso, liberarsi del gravame, del peso della mente razionale e accedere all'intelligenza divina. La cosa sola da fare è seguire il flusso degli eventi, non ostacolarne il flusso, rompere la diga, seguire il flusso. E siamo a buon punto. Farsi non combattere contro la corrente, non combattere, scusate c'è una mosca, non combattere contro la corrente, altrimenti anneghi, ma fatti portare dalla corrente.
affidati alla natura, alle forze della natura che sono le emozioni. Ok, vediamo. Ancora. Non basta nascere per vivere, devi avere il coraggio. E come vi dicevo sempre, il mago chi è? Colui che è il morto e risorto. Nella nostra tradizione cristiana abbiamo Gesù, che è il morto e risorto, il mago, no? Il mago per gli alchimisti, lo sciamano per gli sciamani. E il morto e risorto, morto all'ego, morto all'io, dandosi agli eventi, alle emozioni. In questo modo muori. Noi moriamo ogni giorno. Dobbiamo prenderne consapevolezza e quindi darsi alle emozioni significa morire all'io, perché darsi alle emozioni significa smettere di voler avere un controllo, quindi il controllo è l'io, la mente razionale. Quando tu ti dai alle emozioni, stai lì, l'ego muore. Allora muore a poco, muore una volta, muore due volte, muore tre volte. Questo è il processo, ok? Vediamo un po' gli angeli cosa ti dicono. Rivelare il lato oscuro, energia per la crescita spirituale. Elimina complessi e traumi. Stiamo attraversando proprio il regno octonio sotterraneo delle nostre profondità, gli abissi più profondi, per avere la crescita spirituale. Questo ci darà tantissima forza, la carta dell'autostima, perché questo ci darà la sapienza interiore. Perché, come vi ho detto nel video invece Magia Pratica 9, dove vi parlo del Dio tanto temuto, quando noi prendiamo familiarità, prendiamo confidenza con la parte più oscura, più buia di noi, il regno sotterraneo, allora iniziamo ad accedere ai grandi tesori che abbiamo nascosti dentro, quelli che ci rendono eroi. Ok. Qua stiamo superando gli attaccamenti e le dipendenze, attaccamenti a cose, persone, circostanze, attaccamenti a delle immagini, attaccamento all'immagine della tua stessa identità. Quindi ognuna di voi, per ognuno di voi, e questo è il succo, no? Però qual è il senso? Aspettate un attimo. Ok. Per ognuno di voi il senso è che stiamo scavando dentro, dandoci alle nostre emozioni, acquisendo potere, autostima, e questo ci porterà, perché lo stiamo facendo? Per vincere sugli attaccamenti. Quando vinciamo sui nostri attaccamenti, avvengono a gradi di intensità sempre diversi queste vittorie, no? Allora ci sentiamo liberi. La libertà è qualcosa che ha a che fare con la libertà dalle nostre stesse dipendenze, che sono immagini alle quali siamo legati, le immagini di noi stessi. È il primo attaccamento, è la prima dipendenza. L'immagine di padre, madre, sono le prime immagini da cui veniamo sollecitati a trascendere. Essere più gentili con noi stessi, non essere duri con noi stessi, ma essere gentili. Se ti affidi alle emozioni, o fede in te, o fede in te, addolcisce anche il giudizio sugli eventi stessi, no? E allora gli eventi non ti asfaltano, ma ti accompagnano. E questo ti permette di connetterti con la forza divina e con il Supremo. Qua stanno riformattando il nostro DNA. Nel nostro DNA ci sono i codici del nostro karma. Cosa vuol dire questo? Nel nostro karma sono instillati i codici della morte e dell'invecchiamento, della vecchiaia, della sofferenza, della malattia. Ci stanno riscrivendo i codici perché l'uomo
durante l'età dell'oro, noi stiamo andando incontro alla nuova era, no? Ehm, ha la consapevolezza di essere immortale. E quindi ci stanno riformattando la coscienza attraverso questa pratica, questi eventi. Noi siamo perfetti e siamo immortali, soltanto che ce ne dimentichiamo ogni volta che torniamo sulla Terra. Stanno riformattando il nostro DNA, ok? La connessione con Dio. Quando è la connessione con Dio significa la connessione con l'invisibile, che è quello che in questo momento di profondissima oscurità storica è di urgente cosa, non so come dire, è urgente, è impellente che si sviluppi la connessione con Dio, ma non è la connessione, è la connessione con l'invisibile. E noi abbiamo questa concezione del Dio cristiano messo lì in un cielo lontano, distinto e separato da noi, che ci rende vittime, ma non è così. Cioè, grazie alle religioni animiste, a quelle primitive, noi stiamo scoprendo la verità e la applichiamo, accedendo a quel campo morfico, meglio conosciuto anche come Akasha, in cui questa cosa che Dio è lo spirito in ognuno di noi e in ogni cosa che esiste, lo sappiamo bene, lo sapevamo bene. Ok. La connessione con Dio cos'è? Con gli eventi. Gli eventi sono enti, entità, spiriti, dei. E familiarizzare in quest'ottica poetica, magica, mistica ti permette di trascendere tutte le dipendenze, gli attaccamenti e le paure. Questo permette di disattivare le energie negative, ossia fermare i venti nefasti del karma, che sono le cose che si ripetono, si ripetono, si ripetono. Finché non ti affidi agli eventi, si ripetono, si ripetono, si ripetono. E non sei tu che decidi quando finisce questa emozione. Perché quello che la tua mente vuole fare è avere l'ardire e il controllo su queste emozioni. Pretende di avere l'ardire, il controllo sulle emozioni, ma non ce l'ha. Non siamo noi che decidiamo quando un'emozione ci basta. No, no. E noi stiamo affrontando la resa su questo. La resa all'anima è la vittoria dell'anima sulla mente razionale, che crea l'energia negativa. Finire quanto iniziato. Questa è una cosa bellissima che mi ricorda una delle preghiere che noi facciamo ai nostri avi, ai nostri antenati nello yoga sciamanico, è di pronunciare: prometto di compiere ciò che non è stato compiuto e che deve essere compiuto. Ogni sera faccio anche questa preghiera qui: prometto di compiere ciò che non è stato compiuto e che deve essere compiuto. Che cos'è che deve essere compiuto? La connessione con Dio. Tutto quello che stiamo facendo è il risultato di tutte le energie dei nostri avi, i nostri antenati, come vi ho spiegato nel video Magia Pratica 11 invece. Noi abbiamo il dovere di portare a termine ciò che abbiamo iniziato. E che cos'è che abbiamo iniziato? La discesa sulla terra. La discesa sulla terra che abbiamo iniziato aveva un unico fine: la risalita. E così funziona. Cioè, cos'è la risalita? Il ritrovare amore. Ritrovare amore, cioè riconoscere amore in ogni cosa che stai vivendo, dalle più tragiche alle più ostiche alle più belle, in ugual misura. E è questo ciò che abbiamo iniziato e dobbiamo portare a termine, non scappando dalle emozioni più forti. Ok, cos'altro? La spada: fai questo cambio, asa il cambio, fai questo cambio, che è il cambio di darsi alle emozioni, no? Usa la tua magia, pozione, è un po' come dire, qua c'è la strega bruca, no? È un po' come dire: usa la magia. Cos'è la magia? La magia è
l'arte di operare i cambiamenti attraverso la volontà. Io voglio avere fede in questa emozione o in questo evento. Io opero la magia facendo in questo modo. Con i mantra, le formule psichiche, mi do a questo evento. Ok? Ricorda di praticare l'amor proprio. L'amor proprio un po' qua come carta è l'autostima, no? Ricorda che dandoti agli eventi che fanno parte della tua anima, tu stai assecondando il volere dell'anima e quindi stai assecondando i tuoi desideri. L'amor proprio è questo, non ti devi sentire distinto e separato dalle forze della natura. Non è proprio tuo come individuum distinto e separato, no? Questo ce lo spieghiamo sempre. Ok, facciamo una cosa bella ancora con queste. Voglio vedere la ruota del tempo con l'oracolo dello sciamano. La ruota del tempo. Facciamoci la stessa la ruota del tempo. Ragazze mie e ragazzi, non voglio che voi vi sentiate nemmeno un secondo da sole, da soli. Noi, tutta la nostra famiglia è qui per sostenere i grandi salti che stiamo facendo tutti insieme. E quindi sentite proprio la nostra famiglia quando chiudete gli occhi, tutte unite, tutti uniti. E ogni cosa che stai vivendo tu l'ha vissuta anche l'altra persona e magari ha fatto un passo in avanti e ti dà la mano per farlo anche tu. Quello su cui si gioca questo momento storico è l'invisibilità. L'invisibilità è il divino, ciò che ci resta da conoscere è il divino, la connessione con Dio. Cioè non ci serve, cioè la nostra sfida è non stare io e te che ci diamo la mano adesso fisica, sul piano fisico, no, che ci diamo la mano sul piano astrale, con i nostri corpi astrali, dove ci incontriamo ogni secondo, stiamo, il nostro corpo astrale, per esempio, sta qua in questo momento, è il mio, ma sta anche in altri luoghi, sta anche con te, sta, che ne so, anche con mia nonna e mio nonno dall'altra parte del velo. Ecco, la nostra sfida è lavorare sulla mancanza, che non è assenza, ma è invisibilità, la connessione con Dio, anche la nostra connessione, quindi questa è la sfida. E non c'è niente da ragionare. La mente non deve proprio agire in questo. Ok, facciamoci la ruota del tempo. Passato più atavico, passato più remoto. La rivelazione, l'obiettivo. Vediamo. Passato più atavico, il cerchio. Quello che abbiamo quello che dobbiamo sentire è la connessione l'una con l'altro. Ho appena parlato di mani e qua mi mettono le mani, pensa un po'. Quello che dobbiamo sentire è la connessione l'uno con l'altra, che ce l'avevamo sul piano fisico anche in altre vite. Ok? E quindi la sfida di questo è proprio questo, sentire questa connessione. Passato più remoto, sentire la profondità il tamburo sciamanico è questo, sentire il battito vitale dentro di te, sentire il battito vitale che grazie alla connessione con tutti noi lo senti visceralmente in ogni tua cellula. Vediamo la rivelazione qual è. È bellissimo, guardarti completamente con occhi nuovi, il fanciullo, guardare anche davanti a te quella cosa che hai già visto, quelle persone che hai già visto, che già conosci con occhi completamente nuovi, il fanciullo. Questa è una carta bellissima, è proprio l'epilogo del nostro racconto di questa sera. Il fanciullo chi è? Il fanciullo è colui che
morto e risorto, a una nuova vita, laddove senti la connessione con l'invisibile, che possiamo essere noi, la nostra famiglia, la connessione con il divino, la connessione con tutte le altre anime, sentirla visceralmente nelle tue profondità, con il tamburo sciamanico è qualcosa di potentissimo, che quando senti questo tamburo è il suono dello spirito dentro di te, che arde. Vediamo l'obiettivo. E l'obiettivo è quello di avere il colibrì, è un uccellino piccolino che ha una forza di un drago, perché fa tantissime cose. L'obiettivo qual è in questo momento per te? È quello di sentirti una forza, un coraggio straordinario, proprio come il colibrì. È quello di avere un coraggio straordinario. Non sentirti piccola, piccolo, indifeso, un granello di sabbia nell'universo infinito, no, ma sentirti immortale. Sono figlia, sono figlio della terra e del cielo stellato. Proprio come vi ho detto, la formula psichica per vincere la morte e far morire la mente razionale. Per vincere la morte devi uccidere la mente razionale, devi silenziarla. E quindi il colibrì è un uccellino piccolino che fa degli sforzi pazzeschi, ha la capacità di fare cose enormi. Attraverso la connessione sentire la profonda, sentire il battito dello spirito dentro di te, che non sei disconnessa da tutto, tutti, o disconnesso, e realizzare questo grande obiettivo. Voglio vedere ancora un'altra cosa con le carte delle memorie genealogiche. Praticamente qua io ho detto prima passato più remoto, passato meno remoto, no? Cosa volevo dire con questa cosa? Quello che ci stiamo portando da altre vite è quello di la necessità di sentire la connessione col nostro spirito interiore, che è anche la connessione con tutti gli spiriti, con tutte le anime con cui sei stata in risonanza. Cosa che è mancata nelle altre vite, quello che stavi cercando, che è la connessione con Dio. Ok? E il contatto con il divino, con l'invisibile. Ah, la sessualità. E beh, questa è la Kundalini. Da oggi io vivo la mia sessualità al di fuori degli schemi familiari. Beh, la sessualità non ha a che fare con la genitalità come noi occidentali, o meno non solo come noi occidentali ci hanno fatto credere, no? La Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale. Cosa vuol dire? L'energia che crea infiniti mondi, infinite, tutto quello che crei, lo crea l'energia kundalinica. E quindi quando si crede che l'energia sessuale è, diciamo, è meno degna dell'energia intellettuale, è una grande stronzata, scusatemi il termine, perché è l'energia sessuale che ti dà la possibilità di essere anche un grande intellettuale. È proprio la Kundalini. Sono tutte le informazioni distorte che non ci hanno mai fatto avere nell'Occidente, che comunque la verità vera è questa. E quindi cosa ti sto dicendo qua? Che grazie alla Kundalini che si risveglia, vi invito sempre al video di yoga sciamanico, no? Ve lo ricordate? Tanto lo so che tantissimi di voi già lo fanno. La sequenza fluida yoga sciamanico e anche il Kundalini Mudra. Quando si risvegliano i chakra più bassi, si risvegliano, che adesso sono bloccati, ecco perché si vive anche si vive il rapporto con l'altro in modo distorto, perché sono bloccati i chakra inferiori. E quindi è chiuso il quarto chakra, o almeno ogni tanto la Kundalini sale e poi riscende di nuovo, si deve stare in pianta stabile al quarto. Quindi l'apertura dei primi tre chakra è fondamentale per realizzare il rapporto con l'altro fuori da sé come te stesso. E questo è, perché come ci hanno educato, ci hanno anche represso nella nostra, cos'è la sessualità, la Kundalini, e l'energia creativa.
e l'energia creativa nostra è repressa. Tutta, la maggior parte dell'umanità è repressa l'energia creativa. Perché è chiuso il primo chakra, il secondo chakra, il terzo chakra, cioè il primo chakra è proprio la donna selvaggia, il secondo è il bambino, il terzo è il mago. Di conseguenza, nel primo c'è il coraggio di fare di uscire fuori da qualsiasi schema, e qua ci sono schemi familiari, no? Schemi familiari, schemi sociali. Il primo chakra è bloccato. Il secondo, giudichiamo le nostre emozioni, quindi il secondo chakra è bloccato. E le emozioni del fanciullo sono tutte legate al secondo chakra della nostra bambina o bambino interiore che abbiamo già sperimentato nell'infanzia, sono tutte lì. Chakra bloccato. Bene. Terzo chakra, la nostra volontà individuale. Se sono bloccati i primi chakra, come vi ho spiegato nel video sulla Kundalini, è una volontà egoica. E quindi tutti i sogni della volontà egoica verranno distrutti in questo momento storico. Ma è giusto così. Per forza. Perché Madre Terra sta accelerando la frequenza, non vuole che tu abbia dei desideri futili, che poi passano, vuole che tu realizzi l'amore incondizionato, e per realizzare l'amore incondizionato devi strapparti l'ego. E questo è il senso, trascendere tutti i limiti anche della sessualità. Ci stanno chiedendo tantissimo, ma siamo noi che l'abbiamo chiesto, perché è come l'asticella, no? Ci stanno chiedendo di sperimentare di tutto da una parte per poter sperimentare l'estremo opposto e poi ritornare nel cerchio, dove tutto è uno, non c'è più dualità. Ok, vediamo ancora. Non a caso, come carta finale, trasformare il dolore. L'abbraccio del matto, no? Il matto chi è? Ve lo dico sempre, il matto è l'archetipo per eccellenza della fede. Della fede. L'archetipo, il matto è la sana follia, è la mania di Platone, la sana follia. La sana follia ti permette di distruggere ogni tipo di schema e non averne paura. Primo chakra, il coraggio della donna selvaggia, l'uomo selvaggio. E come vi ho spiegato anche sul video della Kundalini, quando invece la follia non sana è quando la persona inizia questo risveglio della Kundalini, ha paura di tutte le immagini perché si iniziano a sentire le voci, si vede, si percepisce, allora chiude tutti i chakra e rasenta la follia e quindi non vuole saperne più niente. Quindi il matto, l'abbraccio del matto, abbracciare le emozioni per trasformare il dolore in fede, il matto. Quindi questa notte, ragazze mie, era un booster sulla, sulla nostra consapevolezza, ecco. Ne metto anche un'altra di queste. Wow! L'araba fenice, il nobile volo. L'araba fenice rinasce dalle ceneri. E quindi è una cosa bellissima, è una cosa bellissima. Allora rinasci dalle tue ceneri. Rinasci dalle tue ceneri, rinascerai dalle tue ceneri, è quello che sta succedendo adesso. E ci hanno fatto una narrazione poetica, bellissima e meravigliosa per dirci che stiamo rinascendo dalle nostre ceneri in via del tutto straordinaria. Wow! Con il principio femminile che ci accompagna e l'energia femminile che domina, il regno octonio, sotterraneo, i valori lunari, come ti ho detto prima, sensibilità, accoglienza, flessibilità, seguire il flusso. Stiamo rinascendo ad Araba Fenice grazie al fatto che accogliamo, grazie al principio femminile, le nostre emozioni, non le vogliamo dominare, principio maschile distorto, non le vogliamo dominare con l'analisi, con i perché è arrivato, perché è successo, ma piuttosto ci facciamo attraversare, ci lasciamo morire all'ego,
per rinascere nel sé, col nobile volo, con il fanciullo e con l'amore divino. Wow! Ragazze mie, ragazzi, abbiamo fatto una narrazione meravigliosa con questa creazione di questa notte e siamo una grande famiglia che sta cambiando il mondo ed è meraviglioso tutto questo. Ricordate, ragazze mie, ragazzi, che la pratica, il rito è imperativo, il rito nella nostra vita, perché nel rito, nei rituali che facciamo, in tutto ciò che facciamo come rituale, no? Può essere accendere una candela o può essere a livello un po' più esoterico, ma anche quando tu mangi è un rito, perché tu sei un mago mentre stai mangiando. Dal visibile trasformi il visibile nell'invisibile. La carota diventa te. E quindi stai facendo una operazione, stai officiando un rito. La carota si dona a te, muore a te, si dà. Perché lo fa? Per amore. E quindi il mangiare è un rito. Non è solo il rito accendere la candela, il rito più importante che facciamo e siamo inconsapevoli è il cibo. O quando io sono sempre stata affascinata da questa cultura giapponese, è tutto un rito in Giappone. Il rito del tè, la minuziosità con cui, che ne so, ci si sistema una stanza, è tutto un rito. La perfezione a cui si anela, per esempio, in Giappone, è una perfezione che si anela internamente e siccome sanno i giapponesi, quella grande cultura, che ogni cosa esterna è interna, lavorando sulla perfezione esterna, con pazienza, disciplina, perseveranza, tu lavori sulla perfezione interna. Quindi ogni cosa che fate, sappiate che è un rito, non è solo accendere la candela, ma anche lì accendere la candela per un avo, per un antenato, promettere ai tuoi avi e ai tuoi antenati di compiere ciò che non è stato compiuto e che deve essere compiuto, fare il rituale della mattina appena svegli, ve l'ho messo sullo yoga sciamanico, la sera prima di andare a dormire, pronunciare i mantra, le formule psichiche, concedersi quando fai il rito, durante il rito del cibo, tu stai facendo un rito di morte e rinascita. La carota muore a te per rinascere te. E quindi questa consapevolezza permette di realizzare lo stato ampliato di coscienza. Ok? Wow, mie arabe fenici, io vi abbraccio profondamente con questa meravigliosa notte di pioggia e noi ci sentiamo prestissimo, sempre unite, tutti insieme e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!